numero proflus, si quis vivet sepius, satur fitet ebrius. La ricetta che abbiamo scelto di preparare è tratta dalle Liber de Coquina di Maestro Martino, brodo di Ciceri Rosci. Prima di cominciare vi ricordiamo di lasciare il vostro like e iscrivervi al nostro canale YouTube. Ecco gli ingredienti che abbiamo utilizzato: ceci, mezzo cucchiaino di cannella in polvere, salvia, pepe nero, sale quanto basta, farina, olio extravergine di oliva, rosmarino, gambi di prezzemolo. I legumi erano considerati in epoca medievale un piatto povero ed erano consumati soprattutto dalle classi subalterne. Proprio per queste caratteristiche divennero uno dei simboli dell'alimentazione monastica che, in contrapposizione alla mentalità dei potenti, basata sull'abbondante consumo di carne, quale espressione di superiorità, diffondeva un modello di comportamento alimentare molto sobrio. Così gli alimenti da prediligere erano su tutti gli ortaggi e i legumi, simboli della purezza, in quanto primordiale cibo dell'uomo. Ai legumi si attribuiva un valore mistico legato alle grandi figure dei monaci eremiti. I legumi significavano la continenza dalla lussuria e la mortificazione del corpo. Al di là dei significati simbolici, nel Medioevo i legumi rappresentarono per la popolazione meno agiata i migliori alimenti, da affiancare o da sostituire ai cereali, non solo in periodi di crisi e carestia, ma anche in momenti di normalità. In cucina quasi tutti i legumi, soprattutto le fave e i piselli, potevano essere consumati verdi, con un po' di sale ed olio, e forse anche con erbe aromatiche o salse particolari. In genere però i legumi, grazie alla loro facile conservazione, venivano essiccati ed erano utilizzati in cucina interi o franti, o addirittura macinati. Servivano particolarmente per la preparazione di minestre, di brodi, di creme o zuppe calde, ma potevano anche essere preparati insieme agli ortaggi o semplicemente cotti e conditi con l'olio. Raramente accompagnavano i piatti di carne e nelle mense delle classi più agiate, dove peraltro non avevano una grossa presenza, potevano essere serviti insaporiti dall'aggiunta di spezie. Ecco pronto il brodo di Ciceri Rosci.